Moccia sta a casa sul divano e i Mazzarella stanno in mezzo a stare a fare casino. Perché? Perché comandano loro. Se io voglio domani inizio delle attività illecite senza far male a nessuno, con carta e penna, e mi guadagno più di quello che guadagnano loro. Nella precedente puntata di Confidential, Francesco Mazzarella, ex boss del clan che controlla il centro storico di Napoli, ci ha portato nel cuore della camorra napoletana. Ci ha raccontato la storia di un clan potentissimo, di cui nessuno parla, i Moccia. In questo episodio continuiamo ad indagare su come i Moccia abbiano fatto il salto di qualità, passando da camorra di strada a clan che ha rapporti con imprenditori e politici romani. Io sono Tommaso Ricciardelli e questo è Confidential, il programma di approfondimento e inchiesta di fanpage.it. I Moccia che hanno sempre fatto affare, hanno avuto centinaia di milioni, oggi di euro. Sono clan molto forti, sono dei contenitori. La loro strategia primaria è quella di non fare omicidi, gestire gli affari. Se voi vedete, la statistica degli omicidi è molto bassa, omicidi di camorra. Uno dei business più importanti è quello della benzina. Centinaia di pompe bianche, quelle senza logo, erano in mano alla criminalità. È quello che è emerso nella maxi inchiesta Petrol Mafie SpA. Ho parlato io con uno di loro, Antonio si chiamava. Gli dovevamo rifornire noi carburanti a lui, da Napoli. Uscivano da qua, cami di gasolio dal nord andavano giù senza accise. Il calderone da centinaia di milioni di euro ricostruito dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri con l'operazione Petrol Mafia SpA ha dimostrato la contiguità tra organizzazioni mafiosi, colletti bianchi e settori industriali. Una figura di spicco di questa operazione è Anna Bettozzi, cantante romana che viveva nel lusso grazie ai soldi della camorra. La donna, trovandosi a gestire una società in grave crisi finanziaria, grazie alla conoscenza di Alberto Coppola, imprenditore del settore, era riuscita a ottenere grosse liquidità da parte di vari clan di camorra, tra cui quelli dei Moccia e dei Casalesi. Anna Betz è una showgirl e cantante. Tramite i suoi contatti con il jet set romano, i clan hanno riciclato milioni di euro. È una donna che collega camorra, riciclaggio e show business, perché la criminalità ha sempre amato i cantanti, soprattutto se neomelodici. Facciamo vedere al mondo intero quanto è bella la città e come sappiamo festeggiare. Da quello che ho saputo c'è sempre stata la criminalità dietro questi personaggi. Pure Gigi D'Alessio c'è sempre stata la spinta, perché tu parti da Napoli. Perché il pubblico è quello che ti fa sacchi e è quello che ti fa scendere. Loro gli danno mano a fare carriera. Chiaramente poi ti chiedono il compenso. Quindi per dire, tu sei un cantante, vai a cantare, hai guadagnato 300.000 euro, me ne dai 100.000 a me. Io ho organizzato una festa a Posillipo che mi chiese mio fratello Gennaro per la figlia di una delle case nuove di un nostro amico. Dovetti andare a San Giovanni a contattare 20 cantanti e io li pagavo. Quindi alla fine delle canzoni pagavo 300 a una, Cinzia, Oscar, Franco, distribuivo i soldi per questi cantanti. Quindi la maggior parte di loro si è fatto sempre carriera con la spinta di qualche camorrista alle spalle. A partire da Alessio, a Ponticelli, tutti quanti. Aldo Sartori, il nuovo reggente del clan Mazzarella della mia famiglia. L'hanno visto sulla barca con il cantante Anthony perché ha fatto testimone di nozze. È stato un matrimonio molto sfarzoso che dava all'occhio di tutti, perché loro, per loro scelta, vivono sotto i riflettori. Scusi, abbracciatevi forte, auguri! Sono tanti i cantanti neomelodici che dedicano i propri brani a camorristi e boss. Anche a Francesco Mazzarella è stata dedicata una canzone dal neomelodico Gianni Testa. Eccola qua. Abbiamo scritto quella canzone io, mio fratello Alfonso e Gianni Testa in macchina di domenica mentre andavamo a Focello. E lui ci ha dedicato questa canzone. A mio zio Vincenzo, Franco Caloni, voglio uno zio, gli ha dedicato.
che in motociclette per si strade sta città. Vivono sta vita. La camorra ama i cantanti neomelodici, tanto che uno dei suoi capi indiscussi, Luigi Giuliano, è stato autore di oltre 80 canzoni. Avevo circa 16 anni, mi rubai un orologio da un'americana, era un Lady tuttora, a tappeto di brillante, comunque era molto particolare e quando tornai a Napoli, unitamente ad altri orologi per venderli, mi disse Domenico Russo che questo orologio gliel'aveva chiesto Luigi Giuliano. Luigi Giuliano è il fondatore della Fratellanza Napoletana, che poi i media hanno trasformato in Nuova Famiglia, e comandava Forcella, all'epoca anzi comandava tutta Napoli, era un'icona, era lo stereotipo del camorrista. E Maradona era qua con loro. E lui era amico della mia famiglia, della famiglia Giuliano. Era amico perché poi gli piaceva quel tenore di vita. Era un rapporto strettissimo, non solo tra Giuliano e Maradona, tra Maradona e la criminalità. Andavano a mangiare insieme, andavano a scopare insieme, andavano a drogarsi insieme. Queste cose qua si fanno solo con i veri amici, non si fanno con il primo che capita. Maradona pippava cocaina e buttava 100.000 lire da balcone e la gente sotto la pigliava. Chiaro, non la poteva usare. No, dici io non la prendo più in mano perché per me è sport. E la gente la prendeva. E la gente è normale, tu trovi 100.000, pure io mo se trovo 100 euro ma basta e me la prendo. Chiaro. Questo è poco ma sicuro. Nel 1996 la famiglia Giuliano e i Mazzarella si uniscono grazie al matrimonio tra Michele Mazzarella e Marianna Giuliano. Un'unione che riscrive gli equilibri della città. È la situazione più anomala che è potuto succedere negli ultimi 40 anni di malavita a Napoli. I Mazzarella odiano i Giuliano, nonostante la parentela di fatto, no? Siamo a Forcella, ex regno dei Giuliani. La mia famiglia è entrata a Forcella senza guerra, con un matrimonio. Forcella per me è una zona che ci ha portato più problemi che altro alla mia famiglia. Quel matrimonio alla fine, vedi Michele che ha fatto? Si è preso 20 anni di carcere. Perché non è che tu entri a Forcella, clan Mazzarella, ti devi sempre il discorso di acquistare quel potere, acquisire quel potere. Il padre di Michele come l'ha acquisito Vincenzo quel potere? Ammazzando. Chiaramente perché ci sono persone che ti fanno affronti. Nessuno accetta, per così dire, lo straniero che viene nel quartiere a comandare. Quanto tempo era che non venivi qua? Che non venivo qua, stiamo parlando che 2011, da quando sono venuto in galera. Quindi nel 2011 che io non metto piedi qua, che mi hanno arrestato capi solo qua. Mi hanno inchiodato qua, una macchina si è messa qua e la macchina qua. Dico non c'ho niente, ho fatto così, non mi sono alzato. Dico, Come per dire sono disarmato. non c'ho niente, invece lui dice non c'è niente, ma vedo io. Più basta di sapere, ma infila la mano nei pantaloni, cioè questo che cos'è? È quello che vedi. Cioè ti non fa casino, mettimi in macchina, andiamocene via. E questo è stato il luogo del mio ultimo arresto. È proprio a Forcella, nel feudo dei Giuliano, che il 27 marzo 2004 alcuni sicari del clan Mazzarella fecero un agguato a Salvatore Russo, rampollo della famiglia Giuliano. Questi killer che mandò Vincenzo Mazzarella erano killer goffi, incominciarono a sparare da lontano, al che questo nipote risponde al fuoco e in mezzo a questo fuoco incrociato purtroppo quella poverina di Annalisa Durante ci ha rimesso la vita e questa è stata la pagina più brutta credo a Forcella in queste dinamiche che si è concretizzata. Giovanni si chiamava, colui che ha sparato, Giovanni Pallino, e purtroppo c'è morta sta ragazza di mezzo. In quel caso nel 2004 i Mazzarella volevano uccidere... Sì, Giannino stava con me in cielo, Giannino delle Case Nuove. Che voleva uccidere Russo, Salvatore Giuliano. Sì, poi si è trovato in mezzo, ha fatto scudo Russo Sì. della ragazza, capito? Sì. Quindi Russo, diciamo, se vogliamo dire, nella malavita sbagliata. Non mi devi fare scudo, mi faccio ammazzare.
Annalisa Durante veniva uccisa in maniera orrenda con un colpo di pistola al cervello e lì ho alzato la voce e ho cercato di far capire a tutti che era venuto il momento di ribellarci. Non si poteva stare in silenzio. Nel funerale di Annalisa, non potrò mai dimenticare, ho detto in maniera molto forte: noi non abbiamo paura di nessuno. Ora è venuto il momento che lo Stato si deve prendere parte di questo territorio che per anni non l'ha mai controllato, ma l'ha controllato il potentissimo clan Giuliani. Dopo c'è stata una grande ribellione, le persone sono scese in piazza, sono scese con me, abbiamo cominciato a fare le prime marce con il papà di Annalisa Durante, con Giannino Durante, poi è nata una ludoteca che ha preso il nome di Annalisa Durante, sono cominciati a nascere in questo deserto i fiori. La lotta per il controllo del centro storico di Napoli non vede contrapposti solo i Giuliano e i Mazzarella. A entrare in scena è il cartello camorristico più potente di Napoli, l'Alleanza di Secondigliano. Mazzarella e Alleanza di Secondigliano, perché sono le uniche due famiglie rimaste a Napoli più potenti da poter comandare Napoli e da dividersi. Cosa che non faranno mai, perché faranno la guerra fino alla fine. Non esiste la pace con questa gente, esiste solo la guerra. Allora, i fondatori dell'Alleanza di Secondigliano, chi li rappresenta come cognomi sono Licciardi, Contini, Mallardo. Però l'Alleanza di Secondigliano non si ferma solo a questi tre cognomi, dobbiamo inserire concretamente Moccia, che tuttavia hanno contribuito a far crescere l'Alleanza di Secondigliano. Chi ha fronteggiato di faccia ai Licciardi, Contini, Mallardo è sempre stato Vincenzo Mazzarello. Ma nella storia tu devi pensare che i Mazzarella già negli anni, credo, 90 gli hanno ammazzato un parente. Quindi sulle basi di quest'odio viscerale che ha origini di moltissimi anni fa si è portato avanti, poi si è ereditato anzi alla nuova generazione anche questo astio, questo rancore che poi è determinato poi di sparatori, omicidi e quant'altro. La guerra con l'Alleanza di Secondigliano è iniziata quando mio zio Vincenzo e mio zio Gennaro si sono trasferiti da San Giovanni, quindi parliamo tra gli anni 90 e 92, si sono trasferiti a Piazza Mercato. Questo trasferimento ci ne capacitava bene perché non era più facile convivere con la famiglia Rinaldo, era in guerra. Ma chiaramente quando va ad abitare Vincenzo Mazzarella a Rione Luzzarti, per l'Alleanza di Secondigliano già è una cosa non positiva. Succedeva una sparatoria un giorno sì, un giorno no, per gli affari che venivano lì in quella zona. Che parliamo sempre pure di riciclaggi, infiltrazioni, quindi erano zone più strategiche. Tornare a casa per Francesco Mazzarella vuol dire tornare sui luoghi in cui sono stati commessi decine di omicidi, luoghi in cui ha perso anche molte persone a lui care. Siamo venuti qui perché questo bar mi ricorda in particolar modo un episodio molto brutto dove è stato ammazzato un mio carissimo amico, Nunzio Elefante. Faceva parte della nostra famiglia Mazzarella. È stato ammazzato da clan reale, lo uccisero là dentro lì. Io stavo rientrando a casa mia in via Comune Ottaviano. Appena ho sentito i colpi da sparo, sono tornato qua fuori qua. A lui l'ho trovato dentro lì per terra, a faccia in giù, l'abbiamo alzato e l'abbiamo portato qua fuori qua. Nel frattempo mi è andato a prendere l'ambulanza, l'abbiamo messo sulla barella qua, lui mi ha guardato negli occhi, io gli ho alzato la maglia perché ho visto il foro qua e ho visto un foro qua, nemmeno gli usciva sangue, quindi un foro cicatrizzato. E quello suo sguardo che mi ha guardato negli occhi, io non me lo posso mai togliere dalla mia mente, mai. Ci furono contrasti che hanno generato circa 40 morti. Io mi ricordo, ero dirigente dell'ufficio prevenzione generale, ne ho visti tanti di cadaveri, teste mozzate, bruciati, cose, però una mi colpì proprio dal punto di vista umano. Fecero trovare una ritma, mi ricordo, all'interno c'erano 3 cadaveri, erano nudi, coperti da una celofan trasparente, una scena cruda.
Cosa succede a chi si mette contro il clan Mazzarella? Succede che ti daranno la caccia per tutta la loro vita, non ti mollano. Poi il discorso della mia famiglia, sai cos'è? Loro non perderanno mai, perché hanno tanti soldi ancora. Adesso la soldi, fa prima, non ci sta all'inizio, questi qua ci fanno ammazzare, questi qua ci fanno ammazzare, muovere morte, autorinfarto per via mia. Questi qua sono più pericolosi, hanno mandato a battere gente, a fare, dice, c'è bisogno che vanno a loro. Oggi c'è un messaggio su TikTok, mi hanno scritto 10 giorni fa persone di Napoli della mia famiglia e mi hanno detto queste testuali parole. Dice stai tranquillo, tanto F.R. non ti daranno pace, non ti daranno tregua. E mi ha scritto su TikTok, sul mio cellulare, ti devo dare i colpi in testa. A me mi hanno detto. Io poi gli ho risposto, ho detto ascolta, io la pace di cui tu mi parli già l'ho trovata, sono in grazia di Dio. Io, Francesco Mazzarella, non posso andare ad abitare in via Comunale Taverna 58, dove io sono nato e cresciuto. Pure che c'è ancora la casa lì, ci abita mia sorella con la sua famiglia, non c'entra niente con me, loro me hanno tagliato i rapporti, chiaramente perché se hanno rapporti con me possono subire delle cose cattive. Francesco Mazzarella è tornato a casa per la prima volta dopo 14 anni. Da una parte le sentinelle della camorra monitorano i suoi spostamenti, dall'altra alcuni parenti lo avvicinano chiedendosi perché sia tornato. Ciao! Sono venuto a trovare buio. Meglio essere prima. Quando si va a nonna, a Siananella, era nati tempo. No, ma andava a catturare, ma non è che andava a trovare, andava a mettere in difficoltà. Se io li ero. Io sono detenuta, venivo. Bravo. Hai capito? I più cazzi non sanno, non mettono in difficoltà. Solo perché. E mi fa piacere che pensa. Ciao. Buongiorno, Nato. Sono cagnato. Perché non sono con ciò stessi? No. Non cazzo si cagnati di fare. Per l'anno passa. È normale sul cagnone. Sanno con me, sanno, sta a posto. Dico che è solo di rimanere cavo e a fare a fianco a te. Cagnone del cavo. Hai capito? È solo di rimanere. Però non me l'hanno permesso, hai visto? La vita e tutti i problemi non me l'hanno permesso. Ne pochi acidi per la mia, ne pochi uno, ne pochi nada. Non era così a fare. Hai paura di morire? No, io non ho paura di morire. Cosa pensi che succederà dopo questa intervista? Mi scriveranno, mi minacceranno di darmi altri colpi in testa sicuramente. Muoveranno qualcuno in più, qualche soldo in più, faranno più sul serio. Se fino ad oggi la mia famiglia ha fatto meno serio nei miei confronti, oggi penseranno a fare le cose più alla grande per arrivare al trionfo. Ma non sarà facile per loro, sono sicuro che non sarà facile. La famiglia per me era tutto, per me era tutta famiglia, ci credevo più della mia vita nella famiglia. Però se poi vedo che la famiglia è la prima a tradirmi, il trionfo della mia famiglia sono io, ammazzare me.